Benvenuto! Oggi Heavy Metal Heaven inaugura un nuovo filone di video raccontandoti il Malpaga Folk e Metal Fest, tenuto in provincia di Bergamo lo scorso 30 luglio. Anni e quasi 4 mesi, e questo è il tempo trascorso da quando l'autore di questo report ha partecipato al suo ultimo live. Era il 6 aprile del 2019, quando a Roma si è tenuto il Mr. Folk Fest coi Furor Gallico headliner. Da allora, tra la pandemia e problemi personali, per il sottoscritto non c'è più stato un concerto. Almeno fino allo scorso sabato, quando, con emozione, l'intero staff di Heavy Metal Heaven si è potuto ritrovare con musica dal vivo. E per una strana coincidenza del destino, di nuovo col folk metal. L'evento prescelto è stato il locale Folk Metal Fest tenuto nei dintorni del castello di Malpaga, nel comune di Cavernago, in provincia di Bergamo. L'evento si è tenuto all'interno di un centro sportivo e ricreativo, su quello che di solito deve essere un campo di calcetto o qualcosa di simile. Appena arrivati, questo ci ha dato qualche dubbio. Avendo già assistito a molti concerti in location simili, eravamo consapevoli che in certi contesti non sempre si trova la serietà necessaria. Ma per fortuna, questo non è stato il caso del Malpaga Folk e Metal Fest. Con un palco ben allestito e altoparlanti postati al giusto volume per farti uscire di lì con le orecchie che fischiano, prerequisito fondamentale per un concerto metal riuscito, l'impostazione è stata quella giusta. I primi a esibirsi sono stati i torinesi Legacy of Silence, una band che avevamo conosciuto anni fa, quando ci è capitato di recensire, sulla vecchia webzine, l'esordio Our Forest Sings. All'epoca avevamo apprezzato il genere particolare del gruppo, tra death folk e influssi metalcore, ma l'omogeneità del disco e un po' di immaturità ci aveva fatto storcere il naso. Per questo è stato con qualche dubbio che ci siamo approcciati alla loro esibizione, dubbi che però sono stati spazzati via. Non che sia stato un concerto perfetto, ma in questo la band c'entra poco. Purtroppo è il solito destino del gruppo d'apertura, quello di avere un suono pastoso, e il muro ritmico death metal, che è la base della musica dei torinesi, ne è stato penalizzato in maniera particolare. Non parliamo poi dei vari problemi tecnici e a livello sonoro che si sono avuti con microfoni e altre attrezzature. Problemi che però i Legacy of Silence hanno saputo compensare, in primis con la loro presenza scenica. I loro vestiti di cuoio da guerrieri celtici già avevano un discreto impatto, anche se a fare la differenza è stata l'intensità che ci hanno messo. Già il fatto che il cantante Marco Greyhowl spiegasse per filo e per segno il significato di ogni canzone è una buona testimonianza della passione dei Legacy of Silence per la propria musica. Ma la dimostrazione migliore è stata la performance quadrata messa in campo dai piemontesi, che nonostante i citati problemi sonori sono riusciti a trascinare bene il pubblico, specie nei momenti più folk. Quasi un miracolo, considerando che parliamo pur sempre di una band che suona musica intricata e non di facilissima fruizione se uno non la conosce prima. Non è mai partito il pogo, ma nonostante questo, la performance dei Legacy of Silence è stata molto apprezzata, anche da noi a dire il vero. Le canzoni già ascoltate in Our Forest Sings, riproposte dal vivo, hanno un impatto migliore. Soprattutto però, a incuriosirci sono state quelle nuove. Anche da un solo ascolto a noi sono sembrate mature e valide, specie nel caso di Rivers of Stars e di Nightfall. Insomma, parliamo di un buonissimo concerto che ci ha resi curiosi sia nei confronti del nuovo disco dei Legacy of Silence, che speriamo di poter ascoltare e recensire, sia nella possibilità di rivederli dal vivo, magari con suoni migliori. La band che l'autore del report aspettava di più in questo Malpaga Folk e Metal Fest erano gli Exilium. Il sottoscritto è molto affezionato a questo gruppo di Varese, avendoli scoperti dall'EP d'esordio The Blind Crow e poi seguiti lungo tutta la carriera fino all'ultimo The Fifth Season, di cui se vuoi puoi trovare la video recensione al link qui in alto a destra. Anche per questo le aspettative erano alte e non sono state deluse. Nonostante anche gli Exilium abbiano avuto qualche problema tecnico durante il loro concerto, la loro performance è stata supportata da un suono parecchio migliore rispetto ai Legacy of Silence. Il vero nocciolo della performance sono stati però gli Exilium stessi. Se la presenza scenica dei loro predecessori era ottima, la loro è stata ancora più grandiosa. Non solo per i costumi di scena, uno diverso dall'altro e tutti ben studiati per creare un effetto variopinto medievale, ma anche per la capacità di calcare la scena senza alcun timore. Un campo in cui ha brillato soprattutto il cantante Steven Merani, vero animale da palcoscenico.
e anche grazie a lui se il pubblico ha cominciato a partecipare con più calore alla serata. Forse però il merito maggiore è nella musica stessa degli Exilium, più di facile fruizione. Anch'essa ha contribuito a un grande coinvolgimento. Si è cantato e si è ballato tantissimo, e stavolta sì che c'è stato il pogo, anche parecchio violento. L'autore di queste parole lo può testimoniare per via diretta, visto che era nel pit durante la conclusiva Radagast, e 2 giorni dopo ancora si sente addosso il peso delle botte da orbi date e ricevute. E anche dall'essersi schiantato male sul cemento a un certo punto, ma questa è un'altra storia. Unico piccolo difetto riscontrabile nel loro concerto? Per noi è stata una scaletta più spostata su The Fifth Season, che abbiamo apprezzato meno dell'esordio Tales from This Land, ma in fondo è soggettivo e non ha rovinato l'esperienza. Del resto, i varesini hanno riproposto quasi solo le nostre canzoni preferite del nuovo album, Vinland e Sky su tutte, e anche quelle che non lo erano hanno guadagnato dal vivo rispetto al disco. Insomma, quello degli Exilium è stato un grande concerto, nella nostra opinione personale addirittura il migliore della serata. Anche a essere distaccati però, la band lombarda ha spaccato. Il terzo gruppo a esibirsi nella serata, i Degrees of Truth, sono una vera e propria mosca bianca. Non solo per noi personalmente, per il fatto che erano gli unici di cui non conoscevamo neppure una canzone. Soprattutto il loro progressive metal sinfonico era lontano dalle altre 3 band dell'evento, che pur essendo diverse tra loro, erano tutte basate sul folk. E così, sul palco di Malpaga, questa band, anch'essa proveniente da Varese, poteva ritrovarsi a essere un vero pesce fuor d'acqua. Fatto vero solo in parte per quanto ci riguarda. Da un lato è vero che il pubblico ha reagito in maniera molto più tiepida rispetto agli Exilium, colpa non solo di un suono generale che pur essendo discreto era meno ottimale rispetto alla band precedente. Il problema principale, se così si può chiamarlo, è proprio il genere dei Degrees of Truth. I varesini sono il classico gruppo complicato da ascoltare 100 volte su disco per essere capito. Di conseguenza, se non li conosci bene, è difficile apprezzarli o anche solo seguire le loro canzoni dal vivo. Ciò non toglie che per l'autore del report la loro performance è stata comunque molto valida. Non parliamo solo a livello tecnico, dove la band ha espresso di gran lunga la miglior performance della serata. Lodevoli sono stati in special modo il bassista Michele Di Nuzzo, col suo coniugare molto bene la tecnica con un gran groove, e Claudia Beltrame, con una voce incredibile per tecnica ed espressività. Anche a livello emotivo, la musica del gruppo riesce a colpire molto bene, nonostante la complessità. Merito anche del modo in cui i Degrees of Truth si sono mossi sul palco. Ribaltando lo stereotipo della band prog immobile, che suona perfetta ma fredda dal vivo, ci hanno messo tanta passione. Si vedeva che si divertivano a suonare la propria musica. Anche questo ha contribuito a rendere valida la loro performance. Se ci uniamo a alcuni passaggi davvero impressionanti anche nella loro complicatezza e il fatto che Beltrame comunque ha un buon carisma ed è riuscito a rianimare bene il pubblico al bisogno, il risultato è stato apprezzabile. Nonostante la lontananza stilistica degli altri 3 gruppi, per noi anche i Degrees of Truth hanno avuto il loro perché a Malpaga. E non solo perché la loro musica relativamente leggera ha permesso di far rifiatare le orecchie prima del gran finale. Anche preso a sé stante, è stato un concerto valido, seppur prima di tornare a vederli dal vivo si dovrà per forza trovare il modo di ascoltarli e assorbirli meglio dalla loro musica in studio. Anche se, come detto, per noi a livello personale il concerto migliore è stato quello degli Exilium, a essere obiettivi, chi si è distinto di più al Malpaga Folk Metal Fest sono stati i Tear. E non poteva essere altrimenti. Nonostante la bravura indubbia delle 3 giovani band nostrane, era percepibile che loro hanno un'esperienza più che ventennale alle spalle e hanno calcato molti più palchi, anche importanti. E così, nonostante l'ora cominciasse a essere tarda, il loro concerto ha risvegliato tutti gli animi. Non è solo perché, con la sua fama, la band delle Isole Faroe era la più attesa dal pubblico, che infatti sin da subito ha iniziato ad acclamarli con forza. Anche la loro musica ha contribuito molto. Nonostante sia particolare nel suo folk senza strumenti folk, contaminato di prog e pieno di influenze diverse, ha una sua musicalità forte, tra melodie catturanti e cori potentissimi. Ciò consente anche a chi conosce poco i Tear di riuscire ad assorbire già al primo ascolto le canzoni e di ritrovarsi a cantarle molto presto. Già questo poteva essere garanzia di successo, ma la band del Nord Europa ci ha messo anche molto del suo. I suoi soli 4 membri, pochi rispetto a tutti gli altri che si sono esibiti in precedenza, hanno tenuto il palco in maniera appassionata e coinvolgente.
sono riusciti anche a compensare la capacità ridotta di comunicare col pubblico. Niente da fare, conversare con una platea nostrana in italiano fa molto più effetto che farlo in inglese. Del resto, la loro musica parlava per loro, e quanto bene ha parlato. La scaletta si è snodata attraverso tantissimi grandi pezzi, variegata e distribuita tra quasi tutti gli album dell'ormai ampia discografia dei Tyr. Brani come la solenne Hail to the Hammer, la lunga Valkyria, l'epicissima By the Sword in My Hand, la sontuosa Regin Smidur o la convulsa, incredibile All the Hidden Hammer Eye, incredibile anche per il sottoscritto a livello di botte prese nel pop, sono stati una gioia per le orecchie e anche un bello stimolo per la platea che, nonostante la proposta melodica dei faroesi, si è ritrovata spesso con gioiosa violenza nel pit, in alcuni casi addirittura per i Wall of Death. La migliore, ma non l'unica dimostrazione dell'energia e della bravura dimostrate nel gruppo durante il concerto. Se poi contiamo che, come è ovvio, il suono dei Tyr sono stati più perfetti e cristallini della serata, non poteva che essere una conclusione ottima. La parola giusta per descriverla, visto anche la musica di cui stiamo parlando, non può che essere epica. Nonostante l'assenza di costumi di scena particolari o di orpelli scenici, la band ci ha portati per circa 80 minuti in un panorama palpabile. Un panorama fatto di epiche battaglie con l'ascia in pugno, divinità nordiche e suggestioni del freddo nord Europa. Che altro si può dire a questo punto? Nulla, se non lanciare uno skål e una lode spassionata ai 4 delle isole Faroe per un concerto coi fiocchi di cui sono stati protagonisti. Il report è finito, ma prima di concludere davvero vorremmo ringraziare le band presenti per la disponibilità e in special modo Legacy of Siren ed Exilium, che ci hanno concesso 2 piccole interviste, usciranno qui sul canale nei prossimi giorni. Un grande grazie anche a Richard Minella, il gentile organizzatore del Malpaga Folk e Metal Fest. Detto ciò, per oggi abbiamo concluso. Se il live report ti è piaciuto, puoi mettere il like, condividerlo e commentarlo. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sui nostri nuovi video. Infine, seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!